Allora, diciamo che prima era un ginepraio, soprattutto all'inizio di questa avventura o disavventura del GDPR, dipende da che parte la vogliamo guardare, c'era quell'idea che bastasse mettere un plugin su WordPress che ti metteva un bannerino e con quello era tutto a posto. Il cliente era, diciamo, contento, cioè ci diceva a me basta quella roba lì. Dopo in realtà si è capito bene che non era così. Allora, eccoci qui amici, sono Michele di MyAgile Privacy, responsabile del Customer Care Marketing. Oggi siamo qui a parlare con un altro dei nostri partner ufficiali, un altro dei nostri reseller che è Paolo Boz. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao Michele, grazie, grazie. Grazie a te di esserci Paolo. Allora Paolo, entriamo subito nel vivo. Ti direi, raccontaci un pochino chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi, chi sono i tuoi clienti. Allora, mi presento, no? Sono Paolo Boz, io sono il fondatore di Business, che è una piccola web agency che sta a Bratislava, quindi sulle sponde del Danubio, e azienda che ho fondato nel 2014 perché all'epoca, insomma, mi piaceva l'idea, c'era ancora questa Europa in piena espansione, mi piaceva l'idea di mettermi a est e provare ad allargarmi verso est. Poi da lì a poco hanno invaso la Crimea i russi, quindi là si è chiuso tutto, però ormai ero lì e quindi lì ho fondato la web agency e ci occupiamo di realizzazione siti, soprattutto per microimprese e piccole e medie imprese, quindi il target è prevalentemente questo, sia siti web che piccoli e-commerce. Parallelamente a questo, e quindi come fondatore e amministratore, diciamo, di Business, io poi come singolo professionista sono anche consulente slegato, diciamo, dalla mia Business per attività SEO e intelligenza artificiale. Ho capito, quindi un panorama piuttosto ampio che va dal tecnico a tutto quello che è poi l'ambiente consulenziale. E interessante anche il fatto che tu ti occupi in gran parte di piccole realtà, mi dicevi addirittura microimprese, piccole imprese, dove Sì. entrando un pochino nell'ambito legato già al mondo privacy, così entriamo proprio subito nel vivo, dove immagino non ci siano sempre e comunque tutte le risorse possibili per gestire bene questo aspetto, quindi diventi forse un po' tu la figura di riferimento, mi viene da dire. Sì, esatto. In quel caso sono io o i miei collaboratori la figura di riferimento, proprio perché il cliente non ha neanche voglia, certe volte, di entrare nel merito di tecnicismi di questo tipo. Quindi sì, poi diventi tu quello che deve un pochino sapere cosa fare, come, per mettere in sicurezza, da una parte nella pratica, voglio dire, mettere in sicurezza il cliente, dall'altra parte anche a livello di tranquillità sua, immagino, perché poi è una sensibilità che sta via via aumentando quella verso questi aspetti. Sì, 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 infatti l'onere alla fine ricade su di noi, nel senso che parlo di noi perché posso essere io, ma può essere qualche mio collega che si trova poi a realizzare il sito, e noi sappiamo che il sito va fatto così e c'è l'aspetto legale che è importante e in realtà è anche un requisito di legge. Tante volte alcuni clienti non lo sanno e non vogliono interessarsene, quindi lo considerano qualcosa che è incluso nel pacchetto, non vogliono neanche saperne. Altri invece, come dicevi tu, sono già più preparati, quindi ci fanno delle richieste e comunque alle richieste poi aggiungono fai tu. Ok, io voglio questa cosa, voglio essere a posto, ma fai tu. Quindi capita, cioè ricade proprio su di noi questa attività, assolutamente. Pur non avendo magari le competenze, no? Perché poi non siamo avvocati. Certo, certo, certo. Poi, sai, ci sono tutta una serie di argomenti legati più strettamente al mondo del sito web, poi è chiaro che la privacy, il GDPR e via dicendo sono argomenti estremamente più ampi. Poi ognuno deve ovviamente
e concentrarsi su quello che è il suo ambito di competenza. E a questo proposito, veniamo un attimino a come tu gestivi prima di conoscerci, perché poi sarei curioso di sapere anche come ci hai conosciuto, come sei arrivato a noi, però vorrei partire un po' dal primo, vorrei fare un po' di storia. Prima di conoscere My Agile Privacy, visto che alla fine della fiera dovevi scegliere tu quali strumenti usare, dovevi scegliere tu che tipo di implementazione fare, era tutto in capo a te, se vogliamo, la responsabilità di mettere a posto il mondo privacy e cookie sul sito web del cliente. Come ti orientavi prima, che tipo di strumenti usavi, se avevi uno strumento di preferenza o se invece cercavi magari di provare, di valutare uno da una parte, magari per l'e-commerce un altro, per capire un pochino come funzionava, come la gestivi prima. Allora, diciamo che prima era un ginepraio, proprio ad essere onesto, perché intanto c'era la questione costi, perché alcuni strumenti, i vostri concorrenti, hanno costi anche rilevanti quando quando cresce il traffico. Ci sono strumenti gratuiti, soprattutto all'inizio di questa avventura o disavventura del GDPR, dipende da che parte la vogliamo guardare, c'era, come dire, quell'idea che bastasse mettere un plugin su WordPress o in qualsiasi sito un JavaScript che ti metteva un bannerino e con quello era tutto a posto. Il cliente era, diciamo, contento, cioè ci diceva a me basta quella roba lì. Dopo in realtà si è capito bene che non era così, e quindi cosa succede? Provi vari strumenti, quindi per i siti piccolini provi tutto ciò che è gratuito, perché se già il budget è risicato, torniamo indietro di qualche anno e vai da un cliente e gli aggiungi soldi su un sito perché c'è una questione legale che non riesci neanche a capire, ci diceva uè ciccio, te vuoi Frena un aggiungere, attimo. frena, perché tu vuoi aggiungere soldi a qualcosa che invece a me non interessa. E quindi cosa succede? Li provi tutti, provi Ubenda, perché a quel punto dici era quello all'inizio che più si promuoveva, no? Quindi parlo un po' del vostro concorrente. Provi quello e quello aveva il beneficio di aiutarti a sentirti un po' sicuro. Dopodiché in realtà loro hanno questo stile come dire incalzante, per cui dici vabbè, cerchiamo anche qualcos'altro. C'era Cookiebot, che è un altro vostro concorrente per una parte, e quello funzionava bene, era carino anche perché c'era quella quota gratuita, per cui i siti piccolini, proprio piccoli, immaginati il dentista ha un sito che gli serve più che altro per avere un indirizzo, un recapito, no? E poteva andare bene, era sufficiente per quello che dovevi fare, magari senza grosse campagne, no? Quelle cose da microimpresa. Rientrava in quell'utilizzo lì. Sì, dopodiché sulle cose più grandi invece inizia a complicarsi. Alla fine della fiera, prima di conoscervi, era un continuo test. C'erano alcuni strumenti più o meno che andavano sempre bene, però si girava e poi un cliente magari ti dice io voglio provare questo perché mi hanno parlato di sta roba qua, quindi attivi questo sito, ti trovi uno strumento nuovo e magari perdi 3 ore per settare una roba perché non l'hai mai vista, quindi quelle 3 ore lì però non gliele fai pagare al cliente, no? Perché ti dice sono fatti tuoi se non sai usarlo. Ecco, che è un altro punto importante questo. Sì, quindi prima era un ginepraio e ti dico, per tutto quello che era relativo a WordPress ho provato penso tutti i plugin, penso di averli provati tutti, alcuni bloccavano i tracciamenti, altri no, e poi a un certo punto un giorno stavo gironzolando su qualche gruppo Facebook non so se di analytics o di e-commerce forse, e mi compare sotto un commento a qualcuno che chiedeva come venire fuori da sto ginepraio un commento che suonava tipo così: io ho scoperto My Agile Privacy, mi ha risolto i problemi della vita, vai lì e prova quello. Così è I più proprio. bei feedback del mondo. E tra l'altro adesso non mi ricordo più chi era, però so che era un utente che seguivo spesso perché anche a livello tecnico
commentava tanto ed era sempre preparato, quindi uno di quelli che in quel periodo lì, in quella community lì che frequentavo, funzionava e aveva, mi dava l'idea di essere uno sul pezzo, no? Che ne sapesse. Attendibile, sì. Sì, e quindi ho detto vabbè, provo, tanto, cioè, strumento più, strumento meno, provo, compro una licenza, male che vada, la butto via. E quindi vi ho scoperti così, proprio per un commento a Per caso segnalazione, sì. sì, ma di una persona che non ho mai incontrato e semplicemente era in questa, c'erano delle discussioni, dei topic in quei gruppi Facebook, ti parlo ormai credo di un paio d'anni fa, e quindi mi sembrava una persona sul pezzo e ho preso la palla al balzo e basta, così. Magari se Poi in siamo, quel e momento siamo lì qui, non... e siamo qui. E siamo qui, esatto. E siamo qui due Quindi anni dopo. vi ho conosciuti proprio così, in modo del tutto casuale, né in una fiera né vi ho cercato, così, pura segnalazione di un pinco pallino, tra virgolette, passami questo termine. Assolutamente, ma guarda, sono i modi che preferiamo probabilmente perché sono quei casi dove è il risultato a parlare al nostro posto. Ecco, sai anche tu quando ti raccontano che un sistema ha funzionato e ti ha risolto tante cose, diventa interessante, come dire, quantomeno capire di che cosa parlano. E quindi, perfetto, siamo già entrati proprio nel vivissimo della conversazione, mi fa un sacco piacere. Ma allora a questo punto io ti incalzo ancora e ti chiedo, tu ci hai conosciuti così, sei poi venuto un po' a esplorarci, suppongo, e a un certo punto non ci hai più lasciati, mi sento di dire, tant'è che oggi stiamo parlando e anzi, mano a mano, tu hai cominciato ad acquistare licenze più corpose, licenze reseller, quindi per riutilizzare il servizio sui tuoi clienti e poi sei diventato anche nostro partner reseller ufficiale aderente poi alla rete Agile Network. Hai avuto proprio questo excursus. Quindi ti chiedo, inizialmente, arrivando da questo gran ginepraio, da questo gran caos, se vogliamo, nel non sapere bene dove orientarsi in maniera definitiva, cosa ti ha fatto scegliere in via definitiva My Agile Privacy? Cioè, cos'è quella cosa per cui hai detto, ok, sono loro, vado con loro e smetto di provarne in giro? Allora, sono una serie di elementi. Provo ad elencarteli, anche se magari mi perdo qualcosa, perché è stato un insieme di elementi che si sono concatenati. Prima di tutto mi è piaciuto l'esposizione, cioè banalmente proprio io non vi conoscevo, sono arrivato nel vostro sito, ho detto vabbè, chi sono? Cioè cosa fanno questi? E nel sito, nell'arco di un quarto d'ora di tempo, giusto per capirmi, mi era tutto chiaro, cioè mi era chiaro qual era la differenza tra gli altri e voi, ed era chiaro che ci fossero delle differenze non solo di strumento, ma anche di processo. E cioè mi è stato subito chiaro questo elemento qui, primo, e quindi questo già mi ha dato sicurezza, perché ho detto vabbè, intanto non sono più in quella fase in cui entro in un sito di un fornitore e zio Billy mi serve un interprete perché non capisco neanche di cosa mi stanno parlando, cioè è troppo fumoso, no? Essendo io di background un SEO, per cui cioè, c'è una domanda e ci deve essere una risposta, non è che si scappano da lì. E mi è piaciuto quell'approccio lì. Dopodiché mi è piaciuto il pricing, perché onestamente quello è, e soprattutto adesso non so se sono cambiate le tariffe, non lo so neanche, ma in quel momento lì mi ricordo che erano super super convenienti e poi adesso avendo mantenuto poi quella da reseller, non dico che quasi non costa niente, ma quasi non costa niente se hai un po' di licenze, e quindi anche quello sai funziona, perché io lavoro con le micro imprese e le piccole aziende. Se gli aggiungi 100 euro, 200 euro, cioè nel contesto di un sito dici vabbè, non è niente, ma in una micro impresa i 100 euro ogni anno magari pesano, ok? Perché dobbiamo anche
cioè capire in che mercato ci muoviamo, no? E non sono tutte multinazionali che spendono 10.000 euro al mese di ADV, ci sono anche altre esigenze, e quindi il pricing era allettante. Dopodiché inizi a usarlo e scopri il miracolo, perché dici ok, cioè sono veramente 4 click, segui, c'era un flusso, adesso l'avete aggiornato, no? Ci sono più cose, ma all'inizio c'erano proprio 5 tab, le passavi tutte, leggevi questo lo attivo, questo non lo attivo, mi serve, non mi serve, avanti, 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 a posto, fatto. Cioè arrivi alla fine e dici tutto qua? Dov'è che mi sono perso un pezzo? Cioè dov'è che ho perso un pezzettino? Perché è troppo facile. E quindi a quel punto ho detto va bene, lo strumento mi piace, lo testiamo. A questo punto l'ho messo in produzione su un sito nostro, perché qui apro una parentesi sul metodo di lavoro nostro di .business. Noi testiamo tutto su siti di proprietà, soprattutto avendo un background SEO molto vecchio, nel senso che è dal 2007 che lo faccio, e ho capito che quando fai SEO, quando fai certi esperimenti, puoi disintegrare un sito e magari ti ci vogliono anche mesi per ritornare dove eri prima. Per cui nel tempo abbiamo creato una rete di 4, 5, 6 siti dove facciamo tutti gli esperimenti, quelli più a rischio, quelli che hanno passato il primo vaglio, poi il secondo, e via via, in modo tale che poi andiamo in produzione sui siti dei clienti con strumenti o prassi che abbiamo già collaudato. Per Chiaro. cui MyAgile Privacy l'ho buttato su uno di questi siti e ho visto che innanzitutto riuscivo a tracciare di più, cioè tracciare meglio le visite. Se questo ti garantisce comunque la compliance con tutti gli aspetti legali, hai fatto bingo. E quindi poi ho comprato il primo pacchetto di licenze reseller subito. Guarda, mi hai fatto venire in mente tantissime domande che ti voglio fare, perché hai toccato diversi punti che sono tutti super interessanti. Il primo che mi viene da farti, se altrimenti me lo perdo, hai parlato di tracciamenti, hai parlato di riuscire a mantenere la compliance pur integrando bene gli aspetti tecnici. Uno dei punti un pochino più discussi nell'ultimo periodo, però un periodo molto lungo in realtà, è quello della consent mod Sì. di Google, che ha molto a che fare con quello di cui stai parlando, con quello che hai raccontato fino adesso. Quindi da quel punto di vista lì, adesso forse tu prima di utilizzare MyAgile Privacy non hai dovuto avere tanto a che fare con la consent mod, perché i tempi più o meno, secondo me, prima di MyAgile Privacy ancora non c'era. No, esatto. Prima della tua adozione di MyAgile Privacy non c'era, o se c'era era proprio in fase in passaggio, così a memoria. Però in ogni caso oggi c'è da un po' e se ne sono sentite di cotte e di crude. Il tuo punto di vista, diciamo la tua esperienza nell'integrazione della consent mod, visto che hai nominato Tag Manager, hai nominato un po' di cose mentre parlavi. Come ti è andata? Ecco. E che mi sono anche trattenuto, nel senso che, come dicevo prima, parlando di MyAgile Privacy ne avrei ancora tante da raccontare, magari piano piano ne vengono fuori altre. È vero che la consent mod non l'ho vissuta come .business prima di MyAgile Privacy, perché i tempi erano quelli lì, però io, come ti ho detto, ho questa doppia anima, sono anche consulente, e da consulente in un'azienda, in quel caso una multinazionale, li ho supportati come PM, mettiamola così, PM tecnico, nell'implementazione del consent mod nei loro portali. Quindi infrastruttura molto più complessa, non c'era MyAgile Privacy, c'era altro, anche perché non era basato su WordPress ma su altri strumenti, e in quel caso l'ho vissuta proprio bene l'abilitazione, con insomma le varie difficoltà, criticità, poi niente di trascendentale, però comunque qualcosa che richiede impegno, competenze e insomma un certo effort. Di qua invece sul fronte MyAgile Privacy semplicemente
è un click, è un flag, e tu lo attivi e ci sei. Poi se non ti serve perché non usi Google, lo disattivi, va bene, cioè tutta la parte, insomma, gli strumenti Google non ti serve, però questo lo noti perché ti aiuta comunque nei tracciamenti, nelle campagne, cioè funziona tutto meglio, cioè c'è poco da fare, serve. Bene, E nel bene, bene, convoy che è importante. è un click, cioè qua lo dico veramente a chi non ha mai provato mai agire privacy, è un click, cioè attiva il flag, salva, that's it, vai a berti lo spritz da buon veneto, vi dico, vai a berti uno sprizzetto e il tuo lavoro è finito. Ok, se dovevate mettere un salva punto durante il video era 10 secondi fa, quindi nel caso fatelo e tornate a vedervi la frase che riassume perfettamente tutto quanto. Ascolta, un altro argomento che tu hai tirato fuori anche dall'inizio, diciamo, della nostra chiacchierata era il rapporto, allora, tuo con i clienti riguardo quest'ambito, riguardo la compliance del sito web, ma in realtà il rapporto stesso dei clienti con l'aspetto compliance. Quindi da una parte chi non mi interessa, al di là dell'aspetto economico, non so neanche bene di cosa parliamo, mi interessa relativamente poco, chi invece aveva un pochino più di consapevolezza e magari voleva sapere qualcosa in più da una parte, ma poi avere anche qualche certezza in più nella pratica. Questo rispetto al prima, ecco, dal prima al dopo, da prima dopo MyAgile Privacy, ti è cambiato in qualche modo, ma ti chiedo sia come capacità e possibilità di far vedere al cliente che effettivamente è più a norma, magari anche con l'introduzione di strumenti nuovi che non sono necessariamente legati a MyAgile Privacy, no? Ma la consapevolezza che magari è cresciuta nel tempo, il fatto che effettivamente i garanti poi a un certo punto hanno iniziato a muoversi, a fare qualcosa, quando agli albori, perché sono anni che esisterebbe il GDPR, agli albori però era più una cosa di cui si sentiva parlare, ma nella pratica c'era meno riscontro. Cioè è cambiato qualcosa negli ultimi 2 o 3 anni da quando utilizzi MyAgile Privacy, però anche in generale il tuo sentiment nello sviluppo di questa consapevolezza del cliente. Allora sì, è cambiato. È cambiato all'inizio, quando è entrato in vigore il GDPR, quindi parliamo proprio degli albori della preistoria, era qualcosa di totalmente sconosciuto, non ne voleva sapere nessuno, rifiuto totale. E dopo un po' hanno iniziato a sapere, ecco, essere consapevoli del fatto che questa cosa c'era, e a quel punto la reazione tendenzialmente nei piccoli era sempre: so che c'è, quindi va fatta questa roba qua, però arrangiati. E poi siamo arrivati a MyAgile Privacy, dove adesso intanto lo espongo nei preventivi, cioè quando faccio un preventivo io lo espongo, dico ok, abbiamo la licenza del tema da acquistare, abbiamo l'hosting, abbiamo questo, abbiamo quello, abbiamo una licenza di MyAgile Privacy. Io espongo proprio il nome così, e se spesso quando c'è so che c'è qualcuno di interessato, gli metto anche il link, quindi li invito ad approfondire. Mi aiuta anche a valorizzare il mio lavoro, perché mentre prima ero sempre un po' titubante, no? Cioè, io ti faccio il sito, poi ti consiglio una serie di strumenti, però valutali tu e poi mi dici, io scelgo quello che vuoi, magari te lo compri e mi passi gli accessi, no? Mi passi la licenza, e che poi si era trasformato in: siccome vedo che tu non stai facendo niente, il sito è pronto, va messo online, lo faccio io per te, quindi decido io quello che secondo me va bene, e tendenzialmente non ho mai avuto problemi con i clienti in questa fase, però sai, ti arroghi un diritto su un cliente dove non hai la certezza di dare effettivamente quello che serve, fino ad arrivare a il sito è questo, il pacchetto è questo, e io lavoro con MyAgile Privacy, il prezzo è questo. Vuoi utilizzare altro? Nessun problema, cioè totale libertà, ti compri la licenza, mi passi tutto, e però a quel punto anche il mio preventivo cambia,
perché con My Agile Privacy so che io in X tempo ho settato tutto e sono sereno. Mi dai uno strumento che ho già utilizzato, va bene, posso quantificare il tempo, me ne dai uno nuovo perché ti hanno appioppato una licenza con una bella campagna di marketing sui social, tu la compri, magari lo strumento è nato da poco, io non l'ho mai usato, io quella giornata per studiarmelo magari mi serve e te la devo mettere in conto, no? Chiaro. E quindi, come dire, mi rende anche più consapevole che ti sto dando un servizio, un prodotto servizio che ti fa stare tranquillo me e funziona. E quindi questa cosa qui mi aiuta, ecco, a raccontare il lavoro che faccio ai clienti. Che è importantissimo dal mio punto di vista, perché è necessario, credo, che il cliente poi sappia qualcosa. Chiaro che magari non deve saper tutto perché non è il suo mestiere principale, perché per tutti i mille perché del caso, però dal momento che tu sei il titolare di un'attività, il titolare di un'impresa, il titolare di un sito web, puoi anche essere un privato con un sito web, sai che dal momento che tu sei lì hai degli obblighi da assolvere e hai delle necessità da rispettare, quindi questo è importante assolutamente. E il lavoro di divulgazione, se vogliamo chiamarlo così, perché poi di fatto è divulgazione, che sia attraverso un preventivo, che sia attraverso video informativi, che con tutti i canali che vuoi, però divulgazione è una cosa importantissima. Hai detto, Paolo, che con My Agile Privacy ci mette X tempo a configurare il sito web. Vogliamo provare a dare un range per definire questo X, giusto per capire, perché mi ricordo che all'inizio tu hai parlato di ore con gli strumenti precedenti, quindi era per capire un attimino un rapporto, un confronto, se vogliamo, in questo senso. Sì, allora, prima ti ho parlato di ore con alcuni strumenti. Ovviamente ore, un paio d'ore poteva essere con strumenti magari quelli gratuiti, oppure ultimamente anche, e qua cito un concorrente, non so se si può, casomai lo tagliamo se non si può fare, anche con Ubenda, e ultimamente era diventato lungo, non ore, ok, non è che ci metti mezza giornata, però comunque un po' macchinosetto. È vero che offre tante cose, ma anche lì un'oretta ti ci va via se lo vuoi fare bene, settarlo, che funzioni bene. Con My Agile Privacy, più o meno un quarto d'ora, tra installa il plugin, vai a prendere la licenza, copia e incolla, prepara tutto, fai il giro dei cookies, visita il sito, ripassa, compila gli ultimi campi, un quarto d'ora, cioè queste sono più o meno le tempistiche. Quindi un cambio di paradigma importante. Sì, sì, è enorme. E poi vale un quarto d'ora che sia un blog, un sito vetrina, o che sia un e-commerce con WooCommerce, cioè sempre un quarto d'ora ci metti, non è che cambia. Ci abbiamo lavorato, il reparto tecnico ci ha lavorato tantissimo sotto questo punto di vista, perché approfitto, uno dei punti focali con cui è stato sviluppato My Agile Privacy era proprio, allora, prima di tutto la vera compliance, assolutamente, ma poi la vera compliance in una maniera che fosse effettivamente di facile raggiungimento. Ovvio, anche tu dicevi, nel tempo abbiamo aggiunto delle cose, un po' per una questione di dare più completezza proprio ai nostri clienti, ai nostri utenti, ma un po' per necessità. L'introduzione della consent mode, le funzionalità legate allo YAB e via dicendo sono state un po' necessità e un po' bisogno di dire ai nostri utenti: guardate che potete tranquillamente continuare ad utilizzare il nostro prodotto perché continua ad offrire tutto quello che serve per essere conforme, però sempre con quest'occhio alla facilità di implementazione. Quindi ben venga a sapere che ci vuole veramente così poco in casi di uso di tutti i giorni. Poi, come dici tu, ne gestisci tanti, quindi vedi tante casistiche diverse.
Ascolta, noi secondo me cominciamo ad essere verso le battute finali e ho un pallino che è lì ed è come tu ci hai trovati, mi hai raccontato come sei arrivato a noi. Quindi adesso ti faccio un po' una domanda di rito ed è a tua volta, ecco, se tu dovessi, teniamo il tuo caso, se tu dovessi scrivere da qualche parte sotto un post, un commento, qualcuno che cerca una soluzione, ecco, e dovessi riassumerlo magari in 2 o 3 punti focali, secondo te cosa sarebbero? Allora, quello che ripeto a tutti è provalo, nel senso, vai e provalo, cioè subito. Lo installi e ti trovi uno strumento che veramente ti mette sereno, cioè ti mette in regola, è facile e sostanzialmente tutto quello che mediamente ti serve ce l'hai. Se poi hai bisogno di qualcosa di particolare, dopo lì si valuta caso per caso, ma nel 99% dei casi tu lo installi, segui i vari passaggi e ti risolve cioè tutta quest'area di problematiche te la risolve. E poi non cosa da poco è il supporto, cioè io un paio di volte vi ho scritto ed era un piccolo pallino qualsiasi, cioè nel senso uno dei X clienti che avete, mi avete risposto in tempi tutto sommato rapidi, cioè non era un'urgenza la mia, quindi non è che avevo bisogno di una risposta in 10 minuti, però in tempi rapidi, puntuale, cordiale, non in gergo tecnichese o ancora peggio, lì c'è la procedura, vai là, leggiti il documento, no, mi avete risposto un'email a posto, ringraziato, chiesto dei dettagli ulteriori, mi avete risposto, nello scambio di un paio di mail ci abbiamo risolto tutto e quindi bene, c'è anche quella parte lì mi è piaciuta e mi piace anche l'altra cosa su cui mi sento di consigliare, cioè se uno vuole diventare un reseller, quindi comprare i pacchetti, anche la gestione di quei pacchetti è semplice perché tu compri, almeno nel mio caso io ho comprato il primo taglio, quella volta il più piccolino, anche perché non sapevo se poi avrei continuato o no, magari poi avrei Provi. perso. Lo provi, dopo a mano che cresce lo estendi, ma lo estendi con un'email, cioè ho bisogno di X licenze, potete aggiungermele, quanto costa? Così, a posto. È facile, cioè si lavora bene, ecco. Questo, questo si sente, cioè quando sei già sotto stress, hai tempistiche strette, insomma, chi lavora sa che il lavoro è sempre impegnativo, a quel punto diventa un partner perché non mi aggiungi problemi, stavo per dire una parolaccia, non mi Va bene, aggiungi problemi, problemi è chiarissimo. ok, ma anzi sei un supporto che quando non so, sei uno specialista, io ti chiedo e mi aiuti. Questo è forse anche impagabile, cioè alla fine. Beh, allora intanto grazie perché i colleghi anche del reparto assistenza ascolteranno, vedranno, quindi già ti ringrazio anche da parte di tutti. Ascolta, ultimissima domanda Paolo, se vogliamo riepilogare un attimino, chi magari ha bisogno di approfondire, vuole approfondire quello che fai, i tuoi servizi e magari mettersi in contatto con te, dare un attimino i tuoi contatti? Allora, il modo migliore e quello che preferisco in assoluto, mi trovate su LinkedIn, mi scrivete un messaggio e quello è il modo. La mia web agency ha un sito che è .business.biz dove vedete il riepilogo, insomma, delle varie attività che facciamo e poi c'è il sito hosting.business.biz dove volendo potete comprare una licenza di MyAgile Privacy da me e con quello poi vi supporto anche per l'installazione su WordPress. Paolo, secondo me noi abbiamo finito, io ti ringrazio assolutamente per essere stato qui con noi e aver raccontato le tue esperienze, il tuo punto di vista. Alla prossima intervista. Grazie a te, è stato veramente un piacere. Ciao ciao. Ciao.